Salve a tutti, io sono Ernameister e oggi vi farò vedere come ho trasformato questo in questo. Poco più di un anno e mezzo fa ho comprato circa 3000 punti di Necron su eBay per poco più di 300 euro. Tuttavia le condizioni generali dell'armata non erano delle migliori. Questo è uno dei modelli, il vecchio monolito. Nulla di troppo sbagliato direte voi, a parte un dito di polvere e una pittura abbastanza approssimativa, non c'è nulla di male. State a vedere. Ok, lo ammetto, la maggior parte dei pezzi li ho staccati io. Il problema è che in alcune giunture c'erano fessure anche di mezzo centimetro. Ora, io non avevo mai montato un monolito prima d'ora, ma so che ci sono alcuni modelli particolarmente insidiosi da montare nei quali è facile lasciare buchi o fessure, e forse il monolito era uno di questi. Per mia fortuna apparentemente è stata usata con la Citadel, il che vuol dire che un po' di frizione basterà a staccare i componenti. Inizialmente avevo idea di staccare e reincollare solo i pezzi che lasciavano i buchi più gravi, ma presto mi sono reso conto che sarebbe stato 10 volte più facile smontare tutto e riassemblarlo da zero. Smontandolo mi sono accorto che quasi tutti i pezzi trasparenti, tipici dei vecchi modelli Necron, vengono via senza troppe tribolazioni, il che mi rende molto felice perché mi permette di sprayare e pitturare tutto senza troppe attenzioni. Procedo dando una cartata su tutte le giunture per rimuovere lo strato di colla. Ho in mente di illuminare alcuni componenti del monolito, come il cristallo e il portale, dall'interno. Quindi faccio un buco sotto il cristallo per far passare la luce e sul pavimento per poter montare i vari componenti elettronici. Ho notato che il pezzo con i gradini davanti al portale, che dovrebbe ruotare su 2 perni, su e giù, è leggermente danneggiato. Uno dei 2 perni manca, ma mi basta ricostruirlo con della materia verde. Ora che i pezzi sono pronti posso passare alla pittura. Inizio dai Gauss. Dato che non è stato possibile rimuovere i pezzi trasparenti, eviterò di dare la base spray. Inizio con una base di LED Belcher, seguita da una abbondante mano di Null Oil. Gli altri componenti ricevono una base di LED Belcher Spray. Normalmente sarebbe una buona idea sverniciare le miniature prima di ripitturarle, ma primo, il vecchio proprietario si era limitato a uno spray nero più una mano di verde data secco. Secondo, il monolito non ha tanti dettagli che possano venire coperti. E terzo, ogni tipo di texture aggiuntiva che possa dargli è ben accetta. Infatti il mio obiettivo per questo progetto, oltre a recuperare una miniatura messa male, è rendere questo modello storico in grado di competere a livello di estetica con il nuovo modello del monolito, il quale invece è pieno di dettagli e materiali differenti, come ad esempio l'aggiunta della pietra nera. Lo schema di colori sarà molto semplice. Il corpo principale, di un metallo usurato, e gli spigoli verniciati di giallo. Per quest'ultimo userò l'Averland Sunset come base, il Cassandra Yellow per le ombre e tante mani di Flash Kids Yellow come layer. È importante creare una base omogenea per il giallo. Tanti strati molto diluiti sono sicuramente meglio di pochi ma densi. Questo è dopo 4 mani di Averland Sunset. Applico la lavatura anche sulle parti piane, ciò rende il colore molto più tridimensionale. E infine il layer. E qui ho maledetto il momento in cui ho deciso di fare i Necron gialli. Questo giallo è un dito in da fare. Ho dato una cosa come 8 mani e comunque si intravedono ancora le pennellate. Passando al metallo, applico semplicemente del Null Oil soltanto nelle fessure tra le varie placche.
Per rendere il metallo più vissuto mi sono creato una versione più densa del Typhus Corrosion, usando dell'acrilico economico marrone e nero, della colla vinilica e della sabbia fine. Il mix è di circa 2 parti di marrone, una parte di nero, una di colla e una di sabbia. Uso una spugna per creare un effetto corrosione su tutto lo scafo. Invece, usando un pennello, vado a dare lo stesso mix ma in quantità maggiore in tutti quegli angoli o recessi dove potrebbe andarsi ad accumulare della terra o della ruggine. Questo è il pannello che va sopra il portale. Ho dipinto la parte nera con il Black Templar, il contrast nero, e il simbolo di bianco. Poi do sul simbolo del Mutgrun molto diluito, che rende questo effetto quasi di effervescenza. È interessante vedere l'anno di produzione di questo stampo, deve averne passate questo modello. Ho deciso di rivestire l'interno di carta stagnola, così mi basterà una singola fonte di luce per illuminare il tutto. Non voglio mettermi a fare cose complicate con 300.000 LED e cose varie, quindi cerco di coinvolgere tutta la luce generata da un singolo LED verso le uscite che mi interessano. Ho dipinto velocemente anche quei cosini nel portale, quindi vado ad assemblare il tutto. In effetti, come avevo pensato, montare il monolito non è così semplice, anche a me è rimasta qualche fessura qua e là. Niente male, li andrò a richiudere con della materia verde. Nel nuovo modello del monolito si può vedere che all'interno di quelle 4 punte in cima c'è della Blackstone, probabilmente per stabilizzare in qualche modo il cristallo. Per dare un po' più di dettaglio al mio monolito, ho inciso delle crepe in queste punte così da farle sembrare Blackstone. Per pitturarle, ho voluto seguire lo schema dato dalla Games Workshop. Unico problema, non avevo nemmeno uno dei colori necessari, quindi ho deciso di farmeli io. Per la base si dovrebbe utilizzare dell'Incubi Darkness, un verde molto scuro un po' tendente al blu. Sono riuscito a ricrearlo con del WAG Flash, Chaos Black e Makerage Blue. Come lavatura ci vorrebbe il Coelia Green Shade, io l'ho fatto mischiando del Bieltal Green e la vecchia lavatura blu. Importante in questo passaggio è rendere la lavatura il più irregolare possibile. Sopra gli ho dato del Warboss Green a secco e poi del Warboss Green con un po' di bianco a secco sempre. L'effetto finito è abbastanza simile all'originale. Ultimi ritocchi con il solito Typhus Corrosion fatto in casa e un po' di LED Belcher. È ora di passare all'elettronica. Questa è una lampada da bici mezza rotta che avevo in casa. Ciò che mi interessa è che contiene un singolo ma potente LED a 4 volte e mezzo, che dovrebbe bastare ad illuminare il tutto. Pensavo di alimentare il LED con 2 batterie da 3 volt per un totale di 6. Spero che non lo frega. Faccio quindi una prova. Il circuito è molto semplice. Le batterie sono collegate direttamente al LED e per spegnere la luce bisogna scollegare la pila. Il tutto sarà inscatolato all'interno del collo di una bottiglia.
Ebbene, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, io mi sono divertito molto a girarlo. Vi invito ad iscrivervi, mettere un like, magari condividere questo video a un vostro amico. Da me è tutto, vi lascio allo showtime. Order, unity, obedience. We took them to the galaxy long ago, and we will do it again. Fear the legions of the Triarchy. We bring the silence.